Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi prepariamo la tortiera di zucchine, una ricetta veramente squisita, una ricetta buonissima che si prepara in poco tempo e ci darà enormi soddisfazioni in cucina. Questa ricetta mi è stata suggerita dalla mia amica Caterina, a cui mando un grande bacio. Bene, allora per prepararla ci occorrono delle zucchine. Queste sono 2, 3, 4, 5 zucchine grandi, poi del pangrattato. Questo è pangrattato casereccio, grossolano. Mi piace di più perché, come vedete, la grana è molto grossa. Questo farà in modo che le bricioline diventeranno croccanti e daranno quindi queste saltazioni di sapore in bocca. Dopodiché abbiamo il formaggio grattugiato parmigiano, dopo del prezzemolo e poi un misto di prosciutto cotto e mortadella al pistacchio. Anche qui potete scegliere se mettere altri salumi o un solo salume a vostra scelta. Se siete vegetariani, addirittura potete anche omettere i salumi, non è obbligatorio inserirli. Come formaggio filante ho scelto questa provola, naturalmente un pochino di olio e un pochino di sale. Cominciamo subito! Laviamo le nostre zucchine, togliamo molto semplicemente la parte finale e iniziamo a ricavarci delle rondelle. Come vedete, la parte finale non l'ho tagliata via, questo perché quando arriviamo alla fine il codino della nostra zucchina ci aiuta a tenerla meglio e a non tagliarci, quindi fondamentale. A questo punto possiamo scegliere come cuocere le nostre zucchine. Il metodo che uso io è la frittura, questo perché verrà un piatto molto goloso, però abbastanza unto. Se siete attente alla linea, vi consiglio invece di farle al forno per 20-25 minuti a 200 gradi con un filo di olio sulla teglia e un filo d'olio in superficie. Oppure in alternativa possiamo farle grigliate. Se come me volete optare per la versione più golosa, allora le friggiamo in olio extravergine d'oliva o l'olio che voi preferite e le lasciamo fino a quando saranno dorate per circa 3-4 minuti, rigirandole. Dopodiché le facciamo scolare su carta assorbente. Procediamo quindi a tagliare il prezzemolo, la provola a fette sottili, oppure possiamo grattugiarla con una grattugia a fori larghi, e tritiamo anche i nostri salumi grossolanamente. Bene, adesso abbiamo tutti gli ingredienti pronti e possiamo stratificare la nostra tortiera. Consiglio di passare con uno Scottex o un filo d'olio all'interno della pirofila per far attaccare il pangrattato. E adesso semplicemente stratifichiamo, facciamo un letto con le nostre zucchine, volendo potete affittarle anche nel senso della lunghezza, così magari ci impiegherete meno tempo per formare la nostra tortiera. Parmigiano grattugiato, salumi, provola, pangrattato, prezzemolo e continuiamo a stratificare le nostre zucchine. Procediamo così fino a che termineremo tutti gli ingredienti. Vi lascio tutta la clip così come l'ho fatta, l'ho semplicemente velocizzata alla massima velocità disponibile. Così vedete anche quanti strati sono riuscita a fare.
Per una bella gratinatura abbondiamo con il pangrattato e con il formaggio. Ovviamente, essendo le zucchine già fritte, non è necessario aggiungere olio in superficie perché sono già abbastanza unte. Mettiamo in forno a 200 gradi per circa 25 minuti, fino a che la superficie diventerà super gratinata, dorata, croccante e molto golosa. E voilà, la nostra tortiera di zucchine è pronta per essere gustata. È davvero molto buona, molto sfiziosa e super golosa. Piace tanto anche ai bambini. Se provate questa ricetta, fatemelo sapere. Sono sempre molto contenta quando mi inviate le foto delle vostre realizzazioni. Potete inviarmele su Instagram o tramite email. Vi lascio tutti i miei contatti qua sotto nell'info box. Facciamo la prova assaggio, guardate com'è morbida, filante, buonissima. Può essere addirittura anche un piatto abbastanza salutare e dietetico se anziché friggere le zucchine le fate al forno oppure semplicemente grigliate con un filino di olio. Quindi in base al tipo di cottura otterremo ovviamente dei risultati diversi, però sempre buonissimi. Bene, io spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se è così ricordate di lasciare un bel like, un commento perché mi fa sempre molto piacere leggere i vostri commenti e se volete aiutare il mio canale a migliorare condividete questa ricetta sui vostri social con i vostri amici. Bene, io sono molto emozionata perché stiamo diventando veramente tanti su questa community, io sono veramente molto contenta e molto orgogliosa di voi, vi mando un grande abbraccio e tanti baci, vi auguro una bellissima serata, una buona cena e ci vediamo domani vi prometto che ci saranno delle ricette dolci perché sto facendo dei dolcetti per carnevale, quindi da domani si comincia a fare dolcetti. Se avete richieste scrivetemele direttamente qua sotto nell'info box. Bacissimi a tutti quanti, queste sono delle foto di altre video ricette che ho già realizzato in precedenza. Se volete vedere tutte le mie ricette, perché finora ne ho fatte quasi 400, vi basta andare nella sezione video e ne troverete davvero di tutti i tipi. Ciao, bacioni, buona serata a tutti e grazie!